Buongiorno a tutti amici di Radio Rossonera, buon mercoledì 20 settembre del 2023, buona giornata qui da Radio Rossonera. Sono le pagelle di Milan-Newcastle, finisce 0-0. Ahimè il Milan non riesce ad andare oltre il pari, fa anche una discreta partita, una buona partita per il volume di occasioni create soprattutto, ma non la butta dentro nemmeno con le mani purtroppo. E quindi rimaniamo a un punto, il Paris intanto il Paris Saint-Germain vince, sale a 3, insomma bisogna tornare a macinare punti in Champions già dalla prossima, la trasferta di Dortmund. Andiamo con le pagelle, andiamo subito con le pagelle. Ho visto che nell'ultimo video, meglio, nelle scorse pagelle, quelle del derby, avete commentato in tantissimi, veramente tanti commenti, quindi insomma grazie per aver commentato in tantissimi, grazie per i like, per le condivisioni, per le iscrizioni, e come al solito mi ritrovo a ringraziarvi, non tanto per piaggeria, ma perché è giusto che sia così. E come ho detto la volta scorsa, le pagelle sono forse la cosa più personale e anche dove ci si trova meno d'accordo, quindi sul singolo giudizio, sul singolo voto, sul singolo giocatore. Ergo, se volete dare la vostra, nei commenti qua sotto, singolo per giocatore per giocatore, singolo per singolo, oppure semplicemente dite se siete d'accordo oppure no, oppure se avete visto una, diciamo così, una partita diversa per quel giocatore o quell'altro. Partiamo con le pagelle. Mike Maignan per me prende senza voto per il semplice motivo che Mike non è mai stato impegnato. Alla fine Mike non ha fatto una parata, non ha fatto praticamente nulla, ha rimesso coi piedi e si è fatto male prima dell'unica parata di un portiere del Milan, cioè quella di Sportiello, di cui parleremo tra poco. Dispiace perché tra i due acciaccati che escono dalla partita, Loftus-Cheek fortunatamente solo crampi, invece lui probabilmente qualcosa di più ha. Adesso vediamo oggi se ne sapremo di più con gli esami e quant'altro, però caspita, siamo particolarmente sfortunati. Il portiere che si fa male muscolarmente non è facile da trovare, purtroppo ci capita anche questo. Calabria prende 5,5, cioè fa una discreta partita, fa un'onesta partita da 6, gioca soltanto un tempo, forse perché Pioli non vuole rischiare più di tanto avere Gordon contro di lui con il giallo sulla testa. Ok, il capitano, è giusto anche che vada a parlare con l'arbitro, forse ci è andato con un po' troppo impeto, gli costa il giallo, gli costa anche la sostituzione, quindi è per questo la Champions League va assimilata in toto, a volte bisogna capirla un po' di più. Tomori e Ciao, sono contento di darli a entrambi 6,5. Faccio un discorso abbastanza comune per entrambi, cioè li abbiamo un po' martoriati i nostri centrali, anche quando vincevamo, anche contro il Bologna, a volte contro la Roma per quanto riguarda Tomori e il rosso, lo stesso Malik Ciao nel derby, insomma l'abbiamo abbastanza pizzicati i nostri centrali. E sono contento che comunque con una punta di buon livello, cioè Isaac, e una squadra di buon livello, anche se in realtà non è che è stata particolarmente offensiva ieri il Newcastle, però hanno portato a casa una buona partita, quindi una volta tanto è anche giusto rimarcare quando ci sono dei pregi da parte loro. Quindi 6,5 per entrambi. Do 6 a Teo perché ogni tanto Teo mannaggia un pochino più di precisione e il colpo di testa centrale nel primo tempo, quel tiro al volo nel secondo. C'è stata anche un'altra mezza occasione con un tiro da fuori. Non è stato tanto impegnato difensivamente, però nella metacampo offensiva è stato un po' impreciso. Quindi 6, ma non oltre. Vado avanti, carico i centrocampisti. Ho dato 6 a Loftus perché secondo me ha fatto una buona partita, senza infamia e senza lode, niente di speciale, però direi che la sufficienza la porta a casa. Fortunatamente ha portato a casa anche una prestazione senza infortunio, che è la cosa, forse la notizia migliore di serata per quanto lo riguarda. Krunic gli ha dato mezzo voto in meno perché va bene l'ordine, ma
come per Pobega dopo, in Champions League serve qualcosa di più, serve qualcosina in più. Non è la Serie A, è una competizione diversa, più importante, più difficile, più prestigiosa, più tutto. Serve qualcosa in più. Non voglio assolutamente paragonarlo a Bruno Guimaraes dall'altra parte. Ecco, però Bruno Guimaraes è un giocatore di ben altra statura. Non voglio fare paragoni, non è questo il paragone. E non pretendo che Krunic sia Bruno Guimaraes. Però qualcosina in più, dare qualcosina in più in Champions League forse va data. Gli do il beneficio del fatto che Rade è uno dei pochi che praticamente da inizio stagione ha fatto 90-90-90 col Milan, 90-90 in nazionale e 90 pure ieri. Forse col Verona merita di rifiatare un po'. Pobega 5,5, al di là delle due grandi occasioni, cioè quel bel controllo e tiro di sinistro, bella giocata, e l'altra un po' meno, quel destro un po' mangiato che viene salvato sulla linea. Anche qui stringi, la Champions League è qualcos'altro, la Champions League richiede qualcos'altro. La Champions è una competizione un po' più consistente rispetto a una prestazione basica, ecco, bisogna dare qualcosa in più, bisogna anche essere forse qualcosa in più. Non ha fatto una cattiva partita, non ha dimeritato, però non si è nemmeno ad esempio visto per quello che forse è stato messo in campo, cioè una maggiore fisicità, una maggiore capacità anche aerea. Ma si è visto non tantissimo, a parte come detto con le due fiammate. Proseguiamo con le attaccanti. Ho dato 6 a Ciucu, che è un po' la media. È il 5,5 del primo tempo, dove è andato anche un paio di volte alla conclusione, una di testa, anche una discreta conclusione, e il 6,5 del secondo tempo, dove per paradosso non è arrivato al tiro, ma ha giocato meglio per quanto mi riguarda, più dentro, più capace anche di legare il gioco, un po' più presente, anche meno imballato fisicamente. Mi è anche un pochino dispiaciuto che sia uscito a un certo punto, perché sembrava essere entrato un po' in ritmo, però era anche giusto dare una rinfrescata all'attacco. Quindi la media è tra il 5,5 e il 6,5, cioè 6. Olivier Giroud gli ho dato 5,5, però mi voglio prendere una pausa sui voti. Di Olivier voglio dire una cosa completamente diversa. Oli, ho un po' di timore per Olivier Giroud, ho un po' di paura per Oli. Perché io non so se l'avete visto, magari chi era allo stadio l'ha notato un po' di più, da casa si è notato un po' di meno. Io l'ho guardato per 10 minuti fissi a un certo punto del primo tempo. Non sta bene Oli. Più di una volta lo vedevi a palla lontana che provava la caviglia, continua a provare a battere il piede sul terreno per provare come se volesse stabilizzare la caviglia. Qualche volta si ferma e la fa ruotare su se stessa mettendo la punta per terra, un paio di volte si abbassa e la massaggia con la mano. La caviglia lì è un bel grattacapo, però lì non so quanto sia al 100% lì. Non credo che sia al 100% lì, e quindi credo che dovrà convivere parecchio con questo suo piccolo grande fastidio alla caviglia. La prestazione è una prestazione da 6 con un mezzo gol mangiucchiato e forse una rovesciata in meno, un colpo di testa in più. Sarebbe stato utile. Leao prende 5 perché voglio essere volutamente cattivo con Rafa. Siamo sempre molto buoni, soprattutto in radio abbiamo una predilezione per Rafa, ma come giusto che sia, è il giocatore più forte della rosa e per me è anche il più forte della Serie A. Quindi a volte quando gli tiriamo un pochino le orecchie a Rafa, lo facciamo anche come in amicizia. Però Rafa, se c'è una cosa che deve migliorare è l'efficacia sotto porta, sia nei movimenti che nelle conclusioni, sia quando deve andare a chiudere sul secondo palo cattivo, sia quando si ritrova a concludere e deve essere cattivo. Deve entrare in testa che fare gol fa tutta la differenza del mondo. Non è una cosa da 80-85%, è il 100% quando ti trovi in area di rigore. Deve proprio venirti il prurito quando sei in area di rigore, non la fretta ovviamente, ma la voglia
assoluta di fare gol. Anche quando ha fatto gol, ad esempio con l'Inter, la conclusione che poi è andata in porta, non è una conclusione super top, è un buon tiro che fortunatamente passa sotto Sommer, complice il terreno bagnato, ci sta anche tirare sotto la pancia il portiere. Però un po' più da attaccante Rafa, ecco, serve essere un po' più attaccanti. Chiudiamo coi subentrati e il mister. Florenzi gli ha dato 6,5 perché io onestamente temevo un po' il cambio, perché non è un giocatore super rodato e da quella parte c'era Gordon che è un giocatore rapido. Invece si è disimpegnato bene dietro, ha sfornato anche un paio di assist, è andato alla conclusione, ha fatto una buona partita tecnica, vi dirò, e quindi gli ho dato 6,5. Mezzo punti meno per Pulisic, che è stato un po' pasticcione, lì ha sbagliato un paio di cross, è andata al tiro non benissimo, la stessa bella azione di Musa di cui parleremo dopo l'ha un po' vanificata, insomma, da rivedere. Reinders, gli ho dato mezzo voto perché mi piace. Sono proprio onesto, però forse si meritava anche lui qualcosina in meno, un 6 meno forse, dai. Però Tijani, soprattutto su quella conclusione centrale dove è andato benissimo a saltare l'uomo chiudendo con la caviglia, ma poi aprendo la caviglia al tiro gli è venuto troppo morbido. Anche lì, dai, bisogna far gol, sei 0-0 in Champions League, la devi tirare giù quella caspita di porta. Musa, sono stato volutamente alto, ovviamente è quasi un voto provocatorio, diciamo così, è più di quello che ha dato, però apprezzo l'età, la voglia, il fatto di aver chiamato sempre la palla, di farsi vedere anche in una partita che è 0-0 dove magari pensi che possa essere qualcun altro a prendersi l'onere di farla la partita, e invece l'ha provata a farla anche lui, ha provato la giocata, l'1 contro 1 e gli è riuscito, l'assist le è riuscito, il cross basso le è riuscito, insomma per me si candida seriamente a essere titolare a breve, vi dirò, anche già direttamente sabato contro il Verona in casa, visto che Loftus è uscito per crampi. Sportiello ha fatto una grandissima parata di puro istinto e di buona tecnica sul tiro di Longstaff, l'unico, anzi scusate, del Newcastle nello specchio, quindi a freddo, freddissimo, è entrato, ha fatto una buona parata, quindi 6,5. Il mister gli ha dato 6 perché comunque si è ripreso dal derby, è stato un buon Milan, niente di trascinante e sconvolgente, però è stata comunque una squadra che non ha rischiato niente e ha creato i presupposti per uscire anche 1 o 2-0 dal campo. Poi sfortuna vuole che o abbiamo centrato Pope o abbiamo centrato qualcuno che passava di lì come i 2 o 3 tiri respinti dal Newcastle. Non siamo stati magari tanto perfetti in alcune occasioni per calciare in porta, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, la prestazione è da 6 è comunque uno 0-0, il Milan non ha vinto. E un pochino il girone se l'è andato a complicare. Noi siamo arrivati in chiusura, vi invito a mettere like se volete, oppure semplicemente a seguire i nostri contenuti della giornata. Tra l'altro stasera al talk c'è Riccardo Trevisani, ospite della radio. Vi invito anche a dire la vostra nei commenti con voti e quant'altro, commenti oppure d'accordo oppure in disaccordo. Insomma, fate ciò che volete del video, noi ci vediamo direttamente tra pochi minuti per Mattino Milan. Buona giornata.